Salve, questa è la recensione unboxing della microcamera spia SQ12. Ci sono quindi vari modelli da SQ8 fino alla nuova SQ13. L'ultima praticamente ha il wifi ed è leggermente più grande di questa, però per il resto il funzionamento è lo stesso. La SQ13 ha la batteria da 300 mAh, questa invece da 200, che dà praticamente un periodo di funzionamento di circa 60 minuti. Io l'ho messo a registrare verso le 11:51, registrazione continua, quando è attaccata per esempio ad un power bank o ad un caricatore del cellulare, e ha terminato di registrare verso l'1:10, quindi durata un'ora e 20, un'ora e un quarto. Ci sono due pulsanti, questo qui che è per accendere e questo qui per il mode, cioè per passare dallo stato fotocamera allo stato registrazione 720p a quello a 1080p. Se adesso la vado ad accendere tenendo premuto, vedete, la telecamera è accesa. Qui sono in modalità registrazione 720p, premendo inizia a registrare, vedete, si è spenta la luce, ripremendo termina la registrazione. Qui la modalità mode, vedete, passo alla modalità 1080p, vedete c'è la spia blu e rosso insieme, e poi premendo nuovamente il pulsante mode c'è la modalità fotocamera. Se io vado adesso a schiacciare il pulsante, vedete, ha fatto la foto ed ora è pronto per scattarne un'altra. Il cavo che è uscito è questo qui, vedete c'è anche il collegamento per la televisione, che io posso vedere contemporaneamente quello che sto registrando sulla televisione. E questo è il cavo USB, non micro ma mini USB, e la porta di collegamento è questa qui. Qui c'è anche lo slot per la micro SD supportata fino a 32 giga. Davanti ci sono i due LED per la modalità notturna. La modalità notturna si accede praticamente andando in 720p o in 1000p, e il pulsante di accensione lo tengo premuto per un paio di secondi, rilascio, vedete, lampeggia, e ora sono in modalità notturna. C'è anche il motion detection, cioè praticamente la telecamera inizia a registrare appena rileva un movimento, e i formati che registra sono tutti praticamente video da 5 minuti. Ogni video da 5 minuti a 720p occupa circa 200 mega in formato AVI, mentre quelli in 1080p circa 500 mega ogni 5 minuti. Quando praticamente inizia a lampeggiare la spia rossa, vuol dire che la batteria è scarica, oppure che praticamente la memory card è piena. Per entrare nella modalità motion detection si fa la stessa cosa, però salto con il pulsante mode, tengo premuto per pochi secondi, vedete, lampeggia, e ora sono in modalità motion detection. La telecamera si spegne tenendo premuto questo pulsante qui di accensione per 6 secondi, oppure se è ferma per più di un minuto va in modalità power off automaticamente. Nella confezione ci sono, vedete, oltre al case per l'impermeabilità, ci sono tutti i vari supporti. Questo qui, dove possiamo ad esempio avvitarlo al muro oppure con il biadesivo. Poi c'è questo qui, che è un altro praticamente per fissarlo al supporto, questo qui impermeabile tramite la vite. E poi ci sono queste due mollettine per attaccarlo per esempio alla bicicletta.
La confezione è questa qui, ci sono quindi un riepilogo delle varie caratteristiche, vedete formato AVI, angolo di visuale di 155 gradi, codifica video MJPEG, la risoluzione massima in HD 1920x1080, oppure 1280x720 con frame rate di 30 fps con decodifica H264. L'uscita video è una mini 8 pin USB, il formato dell'immagine è JPEG, risoluzione dell'immagine è una 12 megapixel, cioè 4032x3024, e c'è un microfono e altoparlante incorporato AAC. La fotocamera è praticamente una 1.2 megapixel con un range di apertura f2.5, una dimensione della lente 2.33 mm, la capacità della batteria è 200 mAh, durata circa 60 minuti, la batteria vedete ha i polimeri di litio. La memory card si può mettere, abbiamo già detto, è una classe 10 superiore, massimo 32 giga e non è incluso nella confezione. Il chipset è un General Plus 1248, sensore di immagine CMOS, e poi abbiamo le funzioni di rilevazione di movimento e la visione notturna. Non è wifi, mentre la SQ13C non è impermeabile, tranne che se la vado a mettere nel case. Registrazione in loop sì, cioè nel senso quando finisce la memory card va a scrivere i file più vecchi. La distanza di rilevazione del movimento è 2-3 metri per quando vado ad attivare il motion detection. C'è la visione notturna, la distanza della visione notturna invece è 3-5 metri, non ha il GPS, non ha il ritardo di arresto, non ha il parcheggio di monitoraggio, nel senso che posso utilizzarla come dashcam, però nel caso in cui c'è un urto dell'auto non va in funzione quando rileva una presenza nel raggio visivo della fotocamera. Il cavo è lungo 60 cm, il peso del prodotto è circa 100 grammi, è quasi un cubo perfetto, infatti è lungo 2.20, profondo 2.24 e alto 2.20 cm. Se vado a collegare tramite cavo USB al PC, vedete mi si aprono queste tre cartelle. La cartella foto, vedete formato tutto JPEG, potete vedere la grandezza anche dei file. Poi c'è la cartella video, vedete in formato AVI. Questi sono i video che poi vado a postare alla fine. Uno è il primo è il 720p, il secondo a 1080p, il terzo è con la modalità notturna. E poi questo file qui che posso andare a modificare, vedete, per mettere la data, vedete 11 novembre, scritto però nel formato con anno, mese e giorno, e poi qui posso andare a impostare l'orario. E poi qui con Y significa che voglio far comparire la data all'interno del video. Se cambio e metto N, cioè no, invece non compare la data e posso andarla a eliminare. Questo è il libretto di istruzioni che è scritto in inglese e dietro in cinese, e qui vede tutte le caratteristiche della carica. Mi dice, vede che connettere al computer attraverso il cavo USB, caricare e registrare allo stesso tempo, e posso anche filmare video e caricare. Poi mi dice praticamente quando la luce rossa lampeggia durante il caricamento si spegne alla fine della carica. Mi dice, vedi, praticamente
il tempo di ricarica è di 30 minuti. Quando poi la batteria è bassa o la memory card è piena, la luce rossa e blu lampeggiano per 5 secondi, poi va direttamente nello stato di power off. Qui praticamente ci sono tutte le tre possibili opzioni di collegamento. Posso collegarla al computer, posso collegarla all'uscita del TV, oppure posso inserirla all'interno di un caricatore per registrare e caricare allo stesso tempo. Qui c'è tutte le istruzioni per entrare nella modalità 720p, nella modalità 1080p, vedete ci sono tutti filmati di ognuno di 5 minuti e così via. Poi la modalità della foto, per entrare nella modalità infrarosso, la motion detection, l'uscita TV, in cui quello che vi ho spiegato prima nel file timerest.txt posso andare a rimuovere il formato, a modificare il formato della data e dell'ora oppure a togliere la data e l'ora cambiando, vedete, Y significa yes, cioè con il tempo senza il segnatempo. Video a 1080p. Video a 720p.